Dai, performance, dai. No, non ci sono gli utensili performance. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Se anche voi volete gli utensili Parkside Performance, fatemelo sapere giù nei commenti. Cerchiamo di essere numerosi. Chissà, quelli della Lidl vedono questo video e mandano anche in Italia gli utensili della Performance che stanno arrivando in tutto il mondo, tranne da noi. Vabbè, comunque, questo è il volantino con le uscite comprese fra il 20 e il 26 febbraio del 2023 e sia giorno 20 che giorno 23 troveremo degli articoli destinati al giardinaggio e al fai da te. Quante rime! Quindi mettiamo il volantino sul bancone, vediamo quello che ci propongono, commentiamolo assieme e di quello che ho già recensito vi lascerò tutti i link nel primo commento e nella descrizione. Quindi iniziamo. E performance? E andiamo quindi a pagina 16 del volantino, dove troviamo le uscite destinate al giardinaggio, che saranno lunedì 20 febbraio. Il primo articolo sarà il tagliasiepi elettrico a braccio lungo, per siepi fino a 3,5 m con prolunga di 60 cm e un angolo di taglio regolabile in 9 posizioni da meno 90 a 90 gradi, impugnatura regolabile pure in 5 posizioni e una potenza di 900 watt. Costerà 89 euro e in dotazione troveremo alcuni accessori inclusi, tra cui una prolunga, degli occhiali protettivi, una tracolla ed una custodia per la lama. Il numero di corse sarà di 1000 al minuto e la lunghezza complessiva sarà di 2,7 m. La lunghezza di taglio invece sarà 41 cm. Questo non l'ho mai provato, però della Parkside ho un altro tagliasiepi, funziona bene, quindi ipotizzo che anche questo dovrebbe funzionare bene. Questa invece è un affilacatene elettrico che serve per affilare le lame delle motoseghe. Funziona praticamente come una sega circolare, quindi il meccanismo è praticamente lo stesso, ma anziché tagliare in questo caso serve semplicemente ad affilare la parte tagliente della catena della motosega, che va posizionata su questo supporto, e poi abbassando la parte superiore avremo l'inclinazione adatta per poter fare appunto l'affilatura. Il numero di giri del motore sarà di 5000 al minuto, lo spessore della mola di 3 mm e 2 e invece il foro del disco è da 22 mm. È adatta per motoseghe con elementi da 1/4 di pollice e la guida della catena e anche la profondità della battuta e l'angolo saranno regolabili. In dotazione ci sarà una mola da 104 mm premontata e 2 viti di fissaggio, 34,99 € e assorbirà 85 watt. Qua in basso invece abbiamo una valigetta porta attrezzi 13 pollici a 6,99 € con una portata massima di 9 kg e con guida per taglio nel coperchio, 2 chiusure e foro per lucchetti. Qua in basso troviamo delle lampade a energia solare, alcuni vasi, piante artificiali eccetera, e qua invece sulla destra troviamo tagliarrami telescopico che possiedo nella versione con la colorazione gialla e con il quale mi sto trovando bene, però devo essere sincero, l'ho utilizzato pochissime volte perché ho solo 2 alberelli, quindi l'ho comprato per capriccio e mi pare costasse pure molto di meno. Dovrebbe essere praticamente identico. Premendo questi tastini rossi, essendo telescopico, si può prolungare il manico e raggiungere la cima di alcuni alberi. Qua sulla destra invece abbiamo vanga, forca o pala con manico in legno, la parte metallica è acciaio inossidabile resistente alla corrosione, a costo di 24,99 € ciascuno. Questo è un telo multiuso che si può utilizzare per coprire, per esempio come in questa illustrazione, della legna che sia da ardere eccetera, e costerà 11,99 € e avrà una dimensione di 4x5 metri. Il materiale è antistrappo e idrorepellente con bordi rinforzati, ci saranno 18 occhielli in alluminio per poterlo legare con una corda di 18 metri che viene data in dotazione. Queste invece sono le forbici per potatura, con lama da taglio in acciaio al carbonio, levigato e impugnatura antiscivolo. 3,99 €, costa pochissimo, funziona bene, ve l'ho già recensita, ovviamente non è un attrezzo professionale, ma per un utilizzo normale in giardino va più che bene. Questa invece è un'ascia oppure una mazza, 19,99 € che non ho mai utilizzato, mai comprato, ma prima o poi cederò alla tentazione. Ascia da 2 kg, invece la mazza 4 kg. Questi invece sono degli attrezzi da giardino molto più economici rispetto a questi e costeranno 11,99 €. Ci sono dei rastrelli, delle scope, insomma alcuni attrezzi da utilizzare in giardino. Questo è un gel protettivo per legno, 2,5 litri, 11,99 € e questa è una vernice per legno da 5 litri, 17,99 € che personalmente ho utilizzato e con la quale mi sono trovato bene, e quello che ho verniciato con questa vernice ancora sta resistendo dopo più di 2 anni. Questo invece è un sacchetto da giardino manuale con lama in acciaio al carbonio da 32 cm, costo di 7,99 € e qua troviamo un affilatore per coltelli o asce al costo di 8,99 € ed è adatto sia per destrimani che per mangini, quindi ha un'impugnatura, semplicemente facendo scorrere in queste fessure la lama che vogliamo affilare riusciremo ad affilare sia le lame che i coltelli, e nella parte inferiore c'è pure uno spazio per poter utilizzare lo stesso come apribottiglie.
Nella pagina successiva, tra lampade, striscia LED, batterie ricaricabili, eccetera, troviamo anche il misuratore di temperatura ad infrarossi, che vi ho già recensito e che può tornare utile per diversi scopi, sia all'interno del laboratorio che in casa per trovare per esempio dispersioni termiche, per utilizzarlo in cucina e tanti altri scopi. Vi lascio il link come di tutto quello che ho recensito per vedere le varie prove che ho fatto, anche se la recensione è un po' vecchiotta, però il prodotto è rimasto praticamente lo stesso ed invariato. E in questa pagina, quindi, del giorno 23, troviamo anche alcuni articoli destinati all'automobile. Questo è il caricabatterie per automoto a 19,99 €, anche questo già recensito in più di una versione, quindi vi invito ad andare a guardare il video in cui ne parlo in modo approfondito. E questo è il mini compressore, sempre a 19,99 € come il caricabatterie, utile per poter gonfiare le gomme dell'automobile, che abbiano una pressione un po' bassa, quindi si tiene nel portabagagli. Nel caso in cui ci accorgiamo che qualche gomma è un po' giù di tono, possiamo regolare la pressione, anche se il manometro non è tarato, quindi serve per darci solo un'indicazione e cavarci dai guai. Una ruota a terra non ci permette nemmeno di raggiungere il primo gommista, invece con questa riusciamo a gonfiarlo e sinceramente è costruito pure bene, mi piace. Questa invece è l'avvitatore a percussione ricaricabile, che questa volta venduto con batterie e caricabatterie costerà 79 €. Il prezzo ultimamente è aumentato, però ormai si è stabilizzato sui 79 € e rispetto alla concorrenza ancora ne vale la pena. E qua tra l'altro hanno aggiunto non lasciartelo sfuggire, quindi è un abitatore che grazie ad un selettore di coppia permette di decidere quanta forza imprimere sul bullone, sulla vita che vogliamo sia avvitare che svitare, e quindi ci permette di svitare le gomme per esempio dell'automobile e non solo. Ma attenzione, per poter svitare i dadi delle ruote dell'automobile gli stessi non devono essere stretti con la pistola pneumatica del gommista, altrimenti con nessun abitatore a percussione, almeno di fascia hobbistica, non riuscirete assolutamente a svitarle. Ci vorrà in quel caso una forza pari a quella della pistola utilizzata dal gommista, tant'è che tante volte bisogna saltare di peso sulla chiave che si sta utilizzando per svitare il bullone, perché sono stretti davvero in modo eccessivo. Vi ricordo che orientativamente si stringono sempre attorno ai 100 Nm. Più in basso troviamo anche una maglia intima tecnica da motociclista, 17,99 € e una calzamaglia tecnica da motociclista a 14,99 €. Una borraccia termica a 7,99 €. Una dovrebbe essere una semplice borraccia, l'altro invece dovrebbe essere un thermos. Poi qua troviamo un telo copriauto o coprimoto, e questo è il cricchetto telescopico a 12,99 € che vi ho già recensito, che è molto comodo proprio nel caso in cui, come stavamo dicendo poco fa, i bulloni siano troppo stretti e abbiamo difficoltà a svitarli. Essendo telescopico, quindi allungandolo, avremo una leva favorevole e ci verrà molto più facile svitarli. Ed è telescopico perché poi ovviamente per conservarlo, una volta ritratto, anziché avere 600 mm avremo 460 mm e verrà più facile da riporre. Questi sono dei tappetini in gomma, 4 pezzi a 11,99 € e nell'ultima pagina troviamo anche delle offerte per il super weekend. Quindi il martello demolitore a 59 € da 15 joule, 1300 watt di potenza, e anche dei set di cacciaviti di precisione che costeranno 9,99 €. Avete commentato? Avete scritto che volete performance e siete arrabbiati? Facciamoci sentire. Allora ragazzi, io ho finito con questo video, spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo di guardare i link che vi lascerò giù, perché lascio sia i link di alcuni prodotti simili, alcuni articoli che possono sostituire quelli Parkside, sia nel caso in cui non vi piacciono che nel caso in cui non li trovate disponibili, o anche per valutare insomma alcune alternative. Date anche un'occhiata alle varie recensioni dei prodotti che vi ho fatto vedere e iscrivetevi al canale, mettete anche mi piace a questo video e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!